actual, factual guest. I bid you welcome, puppet of Geppetto. Aren't you curious, huh? Don't you want to know? How? Of course you do. Delicious. Abbiamo concluso nell'ultimo video il racconto della prima metà della storia di Krat, coprendo in modo più o meno completo il pezzo di timeline che precede il periodo storico moderno della città e andando a chiarire gli aspetti fondanti del world building del gioco, per nulla scontati e anzi abbastanza criptici in molti punti. Vi consiglio quindi, prima di imbarcarvi nella visione di questo video, di recuperare il primo della serie, perché farò riferimento anche a concetti già espressi in quello e non perderò tempo a rispiegare nuovamente il tutto. Anche se i dubbi rimandati nel video precedente non sono tanti, mi riprometto che in questo chiarirò definitivamente gli aspetti lasciati in sospeso, ricordandovi che ci sono ovviamente decine di altri elementi che non andrò ad approfondire perché non strettamente inerenti all'obiettivo finale del video. In sintesi, ci lanceremo nell'analisi e ricostruzione di tutta la timeline, il cui inizio possiamo datare a 30 anni prima del presente e che comprende tutti quegli eventi che definiscono la nascita, vita e decadenza della tecnologica Krat, arrivando quindi a chiudere con gli accadimenti che si trovano poi a ridosso dell'inizio del gioco. E vorrei partire proprio con l'evento che ha segnato l'inizio dello sviluppo economico della città. 30 anni prima del presente, un gruppo di studiosi identificatosi con il nome di alchimisti approda a Krat dopo essersi stanziato per un tempo indefinito su un'isola al largo della costa della città. Il gioco ci suggerisce che gli alchimisti dell'isola fossero un gruppo limitato di una più grande organizzazione, con la quale condividevano una dottrina religiosa e una visione del mondo ben precisa, basata su concetti come l'immortalità, l'avanzamento tecnologico e l'evoluzione. Valentinus Monad, il loro capo, dopo aver ricercato in lungo e in largo i segreti della vita eterna, trova finalmente un indizio nella città di Krat e più precisamente nell'abbazia di Archi. Per cui, in un momento storico non ben specificato, gli alchimisti si stanziano sull'isola e studiano le rovine ivi situate, oltre che gli artefatti, pergamene e scritti contenuti nell'edificio. Spinti dai propri ideali, gli studiosi hanno continuato a cercare di comprendere le leggende sul culto dell'immortalità, del simbolismo ad esso associato e soprattutto come queste leggende potessero essere sfruttate per evolversi e fare nuove scoperte. Ai tempi Krat era ancora una piccola cittadina costiera, molto acerba dal punto di vista economico e dominata dai poteri delle grandi famiglie nobili. Il centro di interesse più importante del paesino rimaneva la cattedrale di San Frangelico, laddove piccoli insediamenti sparsi al di sotto della montagna formavano il substrato abitativo dei poveri della città. È proprio in questo momento che si verifica la grande espansione economica. Gli alchimisti dell'isola instaurano un dialogo con le grandi famiglie e con Andreus, al tempo arcivescovo della cattedrale, ed anzi è proprio l'interesse che questi studiosi hanno per San Frangelico che dà inizio alla crescita. Valentinus, infatti, probabilmente interessato a studiare i segreti e la storia di questo culto, contribuisce economicamente alla restaurazione della cattedrale e ha quindi nel pratico la possibilità di studiare i dintorni della città. Questa prima intesa permette agli alchimisti di stanziarsi nel borgo e cominciare delle ricerche, in modo non propriamente indisturbato, che porteranno alla fine alla scoperta dell'ergo. Il primo contatto con l'ergo segna un punto di svolta per l'intera città. Gli alchimisti cominciano a studiare le proprietà di questo minerale, mentre le antiche famiglie sono sempre più interessate a quanto rinvenuto nelle rovine di Trismegisto, laddove la cattedrale di San Frangelico riacquisisce l'antico splendore grazie appunto ai fondi donati dagli alchimisti. Con lo sviluppo delle prime tecnologie e la grande conoscenza in tutti gli ambiti che il gruppo di Valentinus porta in città, cominciano anche i primi attriti con i poteri che fino a quel momento avevano dominato indiscutibilmente sulla popolazione krattiana. È probabile che in questo momento storico ci sia stato moltissimo tumulto nell'oligarchia ai tempi in carica, dato che per la prima volta si trovavano a risolvere quello che sembrava essere un problema non indifferente per le loro posizioni di potere. Questo aspetto è citato in una delle descrizioni del gioco, in cui si fa riferimento ad un summit di tutti i maggiori rappresentanti delle antiche famiglie,
che si erano ritrovati appositamente per definire come trattare le richieste che gli alchimisti presentavano, tra le quali troviamo un finanziamento per la costruzione di un laboratorio. Traspare già da qui l'esplicita inimicizia tra i due gruppi e la voglia dei membri degli antichi poteri di mantenere la supremazia nobiliare e di tracciare una linea gerarchica che li ponesse al di sopra degli alchimisti. Il documento non è in realtà una sola lettera, ma è appunto un gruppo di lettere tutte riguardanti lo stesso argomento ma con diversi mittenti e destinatari. Una di queste è rivolta direttamente a Valentinus e rende chiara la scelta di supportare e cercare un accordo con gli alchimisti riguardo le rovine di Trismegisto, anche perché per ora non vi è traccia di tutte quelle istituzioni che si svilupperanno nell'immediato futuro e che davvero ribalteranno completamente la struttura economica e culturale della città. È anche in questo momento che cominciano gli esperimenti sull'ergo e sulla ricerca dell'immortalità, anzi sono stati proprio questi primi passi a segnare l'altro grande evento per Krat. Gli alchimisti infatti, scoperte le potenzialità dell'ergo, cominciano a richiamare ingegneri da ogni parte del mondo e ad investire economicamente nella ricerca e costruzione di laboratori per le nuove invenzioni che sarebbero state il risultato dell'uso di questo nuovo minerale. Tra i grandi chiamati nella città vi è anche un inventore che conosciamo bene e che, con le sue idee, avrebbe cambiato completamente le prospettive di quella piccola cittadina costiera. Tra le grandi invenzioni che seguirono in questi anni, tra cui telefonia, tranvia, locomotive e in generale nuove comodità, ve ne è una che ha rivoluzionato completamente il modo di vedere la tecnologia, non soltanto a Krat, ma probabilmente in tutto il mondo. Parliamo ovviamente della nascita del burattino automatizzato, una macchina capace di imitare il comportamento umano e al completo servizio del proprio padrone. Un'innovazione assurda se si pensa al periodo storico nel quale il gioco è ambientato. Come sappiamo bene, l'utilizzo delle macchine automatizzate è diventato negli anni uno standard all'interno della città e si è integrato man mano sempre di più nella vita quotidiana di tutti i cittadini, o meglio, quasi tutti. Rimandiamo per un attimo l'approfondimento riguardante l'impatto che l'arrivo di questa nuova tecnologia ha avuto sulla vita dei krattiani, soprattutto su quella del substrato più povero della popolazione, per parlare di un'altra invenzione importantissima che è arrivata addirittura prima dei burattini stessi. This is called a Stargazer, a marvelous device the Stalkers used in the past. Gli Stargazer sono dei dispositivi sviluppati appositamente dagli alchimisti per dare supporto a tutti coloro che entravano in contatto con l'ergo e che erano esposti alle sue scorie nocive. Questi oggetti hanno la capacità di assorbire le spore di ergo in un determinato perimetro, creando una zona safe in cui si è sicuri di non entrare in contatto con i fumi di questa sostanza. Non ci è voluto molto infatti a scoprire che l'esposizione prolungata all'ergo provocasse dei gravi effetti collaterali che culminavano eventualmente nel temuto morbo pietrificante. Questa semplice descrizione ci spiega in modo coinciso sia la funzione principale degli Stargazer sia la vera natura del misterioso morbo, dimostrandoci inoltre che gli alchimisti sapevano fin dall'inizio qual era la scintilla che portava le persone ad ammalarsi, ma ovviamente, per motivi abbastanza triviali, erano ben lontani dal rivelare la reale causa della malattia. Riprenderemo più avanti nel video il problema dell'esposizione all'ergo per analizzare il modo con cui la malattia si è diffusa e i motivi per cui inizialmente solo gli abitanti dei bassifondi la contraevano. È anche in questo frangente che il gigantesco Stargazer dell'hotel viene alla luce. All'apparenza, un oggetto di importanza vitale si rivela essere stato creato solo con lo scopo di verificare quanto ci si potesse spingere in là in termini di dimensioni. Così come accadde per gli altri Stargazer, anche quello dell'hotel fu aggiornato dai persecutori che li utilizzavano come safe points in cui prepararsi, mangiare, riparare le armi o altro, rendendoli di fatto uno standard per la sopravvivenza in aree pericolose. Pochi mesi passarono dalle maggiori invenzioni fatte dalla marea di ingegneri convocati dagli alchimisti, portando di fatto all'inizio della rivoluzione industriale e alla fondazione delle prime fabbriche della città. È probabile che proprio in questo periodo si collochi la creazione dell'Unione dell'Officina, alla cui guida c'era Giuseppe Geppetto e di cui facevano parte tutti gli inventori che avevano contribuito alla ricerca fino a quel momento.
L'istituzione diventa quindi il punto di riferimento per tutti gli ingegneri che volevano partecipare attivamente all'avanzamento tecnologico della città, potendo fare affidamento sul supporto degli alchimisti prima e poi dei gruppi industriali successivamente. Vi furono probabilmente una serie di famiglie che decisero di investire nella creazione delle nuove fabbriche, ma l'indiscussa vincitrice della corsa all'industrializzazione fu indubbiamente la famiglia Venigni. I genitori di Lorenzini infatti cominciano a fare carriera acquistando moltissimi brevetti e investendo, probabilmente grazie ad un intervento economico degli alchimisti, nella fondazione di strutture industriali per la produzione di massa di tantissimi prodotti tecnologici, tra cui proprio il burattino automatizzato. Queste tecnologie diventano quindi di dominio pubblico e il loro arrivo sul mercato segna il culmine della rivoluzione industriale e soprattutto dà inizio al boom economico che ha determinato essenzialmente l'espansione della città e la formazione dello strato urbano così come lo vediamo nel presente. Non dobbiamo dimenticare infatti che proprio a partire dal villaggio di Claraluna, luogo di primo incontro tra alchimisti e famiglie antiche, che la città ha cominciato ad ingrandirsi esponenzialmente. Passa quindi qualche anno e questo boom economico investe l'interezza della città, portando ad un'evoluzione della cultura e alla nascita di tutte le tradizioni moderne che permeano l'alta società. È il periodo dei grandi viali luminosi, dei negozi sfarzosi, del rilancio artistico del teatro e della musica, della corsa alle nuove comodità che la tecnologia metteva a disposizione e, ovviamente, è il periodo del burattino automatizzato. Fu proprio in questo frangente che la regina della nobiltà crattiana acquistò il vecchio castello abbandonato sulle rovine di Trismegisto, fondando l'Hotel Krat e sfruttando tutte le leggende e dicerie che giravano intorno allo stesso e che attiravano maree di visitatori. Culturalmente è chiaro inoltre che gli alchimisti avessero un fortissimo peso sull'opinione pubblica e nonostante fossero delle figure controverse, criticate da molti, nessuno poteva negare l'importanza del loro contributo allo sviluppo economico della città. Si iniziava ad insidiare quindi, all'interno delle oligarchie tradizionalmente a capo della città, un'insofferenza verso i nuovi gruppi industriali e gli alchimisti, sentimento che in poco tempo si trasformerà poi in esplicita inimicizia con l'inasprimento delle differenze sociali causate dall'industrializzazione. Cerchiamo infatti ora di tracciare un profilo preciso degli effetti delle nuove invenzioni sulla struttura sociale della città, per capire le contraddizioni interne alla cultura krattiana e i motivi di tanti eventi successivi che hanno segnato l'inizio dei tempi più bui della stessa. Ergo is the miracle that made Krat prosper. Without Ergo, there would be no automated puppets to make Krat wealthy. Nonostante potesse essere un'ipotesi molto probabile, una delle descrizioni del gioco ci dice in modo chiaro che l'introduzione delle nuove tecnologie ha via via peggiorato le condizioni di vita della maggior parte dei poveri della città, colpendo principalmente chi fino a quel momento aveva vissuto di artigianato e in generale di produzione familiare. Non è ovviamente qualcosa che ci deve stupire, dato il chiaro riferimento alle condizioni dei poveri e all'impatto economico durante la vera rivoluzione industriale settecentesca. Il fatto è che il lavoro di tantissimi è stato sostituito da quello del burattino automatizzato, che produceva esattamente gli stessi risultati ma che non rischiava di farsi male e soprattutto non aveva bisogno di uno stipendio. Questo è chiaro e ci basta osservare un poco quello che troviamo sul Viale Elisio e, in generale, nelle zone più ricche della città, in cui ci sono burattini che svolgono praticamente quasi tutti i lavori manuali di cui possiamo immaginare. E questa demarcazione è fondamentale, dato che invece, quando esploriamo il quartiere Malum, che sappiamo essere il centro dei bassifondi della città, non troviamo praticamente nessun burattino, ma solo appunto carcasse nelle quali gli abitanti si erano trasformati dopo la morte. Ed è proprio la mancanza di una struttura politica moderna che ha reso così aspre queste differenze, dimostrando come la struttura governativa di Krat non abbia avuto la capacità di tenere il passo con l'assurda innovazione introdotta dall'arrivo degli alchimisti. La convenienza in questo caso ha anestetizzato anche il ceto medio a queste problematiche, cosa che non ci deve affatto sorprendere considerando quello che viviamo quotidianamente. L'aspetto interessante, come già detto prima, è che non fu solo l'avanguardia tecnologica a rianimare la zona ricca della città,
ma anche lo sviluppo della cultura e dello spettacolo e delle arti in generale. Chi infatti godeva delle nuove comodità poteva tranquillamente dedicarsi alle proprie passioni senza doversi preoccupare di lavorare, cucinare, badare ai bambini o semplicemente fare le faccende di casa. Questo ha favorito una crescita esponenziale dell'engagement in teatro e musica, dando inizio ai cosiddetti Days of Beauty, un periodo idilliaco durato probabilmente molto poco. Periodo che d'altro canto rappresenta il culmine delle contraddizioni sociali di Krat, in cui da un lato si festeggiava ogni giorno, mentre dall'altro si faceva la fame. Gli spazzini si sviluppano probabilmente in questo momento con l'intervento delle grandi famiglie della città che astutamente sfruttavano il malcontento per riprendere terreno nella lotta di potere con alchimisti e Unione dell'Officina. In questo contesto non ci stupisce quindi l'entrata in scena della famiglia Monad, che era, come nucleo a capo degli alchimisti, interessata a mantenere l'ordine nella città e a farle superare questo momento di crisi. Sono diversi i motivi per cui Valentinus decide di creare la Casa della Carità, non tutti propriamente positivi. Intanto vi era il peggioramento dei rapporti con le grandi famiglie e il galoppante malcontento che veniva alimentato nei confronti degli alchimisti e Unione dell'Officina, vedasi la formazione del gruppo degli spazzini. Per questo motivo i Monad cercavano di migliorare le condizioni degli abitanti dei bassifondi per riportare i poveri dalla loro parte e diminuire al minimo i ranghi dei persecutori nemici. Vi era poi la voglia di formare il futuro della società moderna che gli alchimisti stavano cercando di raggiungere. Non è un mistero infatti che uno dei precetti fondamentali su cui si fondano gli ideali degli alchimisti è proprio la ricerca di conoscenza e progresso ad ogni costo, dato che il gruppo non esitava a investire attivamente nell'innovazione anche quando l'investimento era a fondo perduto. In questo senso, la creazione di un punto d'incontro per bambini e giovanissimi significava avere un'influenza fortissima su quelli che sarebbero stati la sostanza del futuro di Krat. Un altro elemento da considerare è legato all'importanza di Sofia nella tenuta delle rose. Credo infatti che la nostra ascoltatrice abbia attivamente fatto pressione sul padre affinché la struttura fosse costruita, dato che probabilmente lei era veramente interessata al degrado che dominava i bassifondi della città. Infine, non posso che pensare all'incidente che ha decretato la distruzione della tenuta e al fatto che possa essere collegato fin dall'inizio alla scelta di costruirla. Ma andremo ad approfondirne meglio gli aspetti quando arriveremo a quel punto della timeline. Siamo arrivati ad un punto della storia in cui la città è nel pieno del suo splendore economico e culturale, nonostante le contraddizioni, e la situazione sembra essersi più o meno stabilizzata. Se non fosse che all'interno dei laboratori degli alchimisti qualcosa di grosso stava cominciando a muoversi. E non parlo soltanto della marea di esperimenti che venivano fatti sull'ergo, ma di qualcosa che era apparentemente inaspettata e fuori dal controllo degli studiosi dell'isola. Mi riferisco al primo risveglio di ego nella storia, evento in cui un burattino comincia a prendere autonomamente delle decisioni in risposta ad una volontà intrinseca nell'ergo che lo alimenta. Ho già parlato approfonditamente della questione nel video su Romeo, quindi non andrò di nuovo a trattare questo meccanismo e il motivo per cui si verifica. Quello che sappiamo è che un burattino di nome Camille, che svolgeva il ruolo di cameriera, si è ritrovata a salvare un bambino mentre questi cadeva dalla sua culla, in barba alle funzionalità che erano state programmate per lei, dato che l'automa era ancora nelle prime fasi della progettazione. E soprattutto quella funzione non era mai stata pensata fin dall'inizio. Gli alchimisti decisero quindi di scavare a fondo nella faccenda, smontando il burattino per analizzarne l'ergo contenuto. Questo però fu solo il primo passo di una serie di esperimenti che culminarono in una scoperta senza precedenti. Dopo aver rimontato il corpo dell'automa, infatti, gli alchimisti scoprono che questo aveva la capacità di comprendere il linguaggio umano e riuscirono anche a decifrare un messaggio che questi stava cercando di trasmettere loro. A questo punto la faccenda cominciò a farsi veramente interessante, per cui gli studiosi hanno poi probabilmente aggiunto una serie di funzionalità che facilitassero la comunicazione con l'automa, in modo da interrogarlo ulteriormente. La scoperta finale fu che l'ergo non era semplicemente una fonte di energia, ma, come già sappiamo, espressione materializzata della vita stessa.
E magari potremo in futuro ritagliarci uno spazio per parlare delle ispirazioni da cui l'ergo deriva, prima fra tutti, ovviamente, la pietra filosofale. È in questo frangente che le vere intenzioni degli alchimisti si fanno chiare, anche se non credo avessimo comunque nessun dubbio sul fatto che fin dall'inizio il culto dell'immortalità e dell'evoluzione dominasse i ranghi di questa organizzazione, dimostrandoci inoltre, come già affermato nel video precedente, che gli antichi abitanti dell'abbazia non conoscessero davvero le potenzialità dell'ergo, nonostante sapessero utilizzare il potere degli zecchini. Solo in questo momento, per la prima volta, si scopre la vera natura del minerale che aveva trasformato Krat nell'avanguardia tecnologica mondiale, anche se è probabile che un limitato gruppo di individui fosse già a conoscenza dell'ergo e volesse sfruttare l'intervento degli alchimisti dell'isola per capire le potenzialità di questa pietra e i suoi effetti sugli uomini. Questa teoria, che ovviamente deriva dal filmato conclusivo di uno dei finali del gioco, verrà approfondita probabilmente in un video a parte, dato che ci farebbe andare troppo fuori tema rispetto agli obiettivi attuali. Quindi, con il primo risveglio di Ego, gli alchimisti scoprono che l'ergo era originariamente umano, dato che apre la strada ad infiniti snodi per il raggiungimento dell'immortalità tanto agoniata. Fu probabilmente in questo periodo quindi che gli alchimisti cominciarono a forzare la mano con gli studi sull'ergo e a spingersi sempre più in là nella ricerca dell'immortalità, covando all'interno un sentimento nuovo e più estremo rispetto alla direzione seguita fino a quel momento. Sentimento che porterà alla fine Simon Manus in cima all'organizzazione. So while you wallow in a pathetic past, we step forward into humanity's future on the Isle of Alchemists. Prima di parlare dell'avvenimento alla base della creazione del Grande Patto, cerchiamo di coprire un aspetto molto fumoso della storia di gioco e su cui sappiamo veramente pochissimo. Mi riferisco alla creazione della statua della Santa, un enorme monumento dorato che raffigura una donna, certa Santa della Pietà, mentre stringe tra le sue braccia un burattino morente, chiaro riferimento alla Pietà di Michelangelo e figura apparentemente venerata dagli alchimisti. Il fatto è che sappiamo soltanto che questa statua è stata creata da una certa Camille sotto richiesta degli alchimisti e sembra sfruttare il potere estratto dagli zecchini d'oro per riportare in vita i burattini. E come nota fuori dal montaggio, dato che è una cosa a cui ho pensato dopo aver chiuso tutto il video, è il fatto che la Camille che ha costruito la statua sia la stessa del primo Ego risvegliato, ma non soltanto. La parte più interessante è che questa Camille è molto probabilmente la moglie di Giuseppe Geppetto, così come d'altronde ci suggerisce un'iscrizione nel gioco. È un oggetto la cui esistenza sembra essere giustificata solo da pure necessità di gameplay, ma cerchiamo di fare un'analisi un po' più approfondita per capirne la natura. Intanto possiamo inferire dalla descrizione precedente che gli alchimisti avessero già in questo momento sottoscritto il rapporto commerciale con Antonia e l'Hotel Krat, rapporto che garantiva l'approvvigionamento di zecchini d'oro utilizzati per gli esperimenti e appunto per la statua. E noi sappiamo già che queste monete hanno la capacità di sfruttare le vere potenzialità dell'ergo. Questo vuol dire che la statua contiene probabilmente un meccanismo in grado di risvegliare un organo P il cui ergo si sia spento o di riparare il corpo di un burattino in pezzi. Il fatto che la statua abbia la capacità di riparare, quindi di riavvolgere il tempo, è presto detto. Il giocatore infatti può resettare il proprio livello o cambiare l'albero delle abilità, dimostrando che il potere che la statua estrae dagli zecchini riesce a rimescolare e controllare l'ergo in un modo molto simile a qualcun altro. Questo aspetto infatti si incastra perfettamente con i poteri detenuti da Sofia, che può tra le altre cose farci salire di livello, ma soprattutto riavvolgere il tempo alla nostra morte, riportandoci all'ultimo Stargazer visitato. Is trying to use my power to fuel his ambition. I wound back your time to protect you, so you could stand against him. Ricordiamo infine che gli zecchini d'oro non sono altro che le lacrime dell'ascoltatore d'ergo tramutato in albero, demarcando in modo chiaro il collegamento con i poteri di Sofia, che è appunto anche lei un'ascoltatrice. In questo senso possiamo quindi vedere la statua come una sorta di ascoltatrice artificiale che, usando come tramite gli zecchini, cerca di riprodurre i loro poteri con risultati abbastanza approssimativi. What if I made a puppet of a human?
The way they made humans of puppets. What could possibly be more fun? More suitable? L'evento successivo nella timeline è fondamentale per la storia di Krat e per lo sviluppo della sua tecnologia. Nei primi anni del burattino automatizzato, le macchine non avevano quello che nella modernità è chiamato il Grande Patto, un programma installato su tutti i burattini che abbiamo già approfonditamente trattato in un altro video. In un contesto come questo, poco dopo il risveglio dell'ego di Camille, un caso simile si palesa in un burattino di nome Arlecchino, dal cui risveglio deriva una tragedia imprevedibile. È il famoso caso dello sterminio della famiglia Benigni, un mistero rimasto irrisolto agli occhi del grande pubblico e su cui ancora nel presente girano delle strane voci. Ovviamente noi conosciamo la verità. Arlecchino ha risvegliato un ego che apparteneva originariamente ad un omicida. La coscienza di questo criminale si è infatti ritrovata all'interno di un corpo di latta e in un lampo di genio ha capito subito la vera natura dell'ergo. Egli quindi si è convinto del fatto che i burattini dovessero essere considerati alla pari degli uomini e che i loro corpi di metallo fossero solo delle prigioni in cui i loro creatori li costringevano a vivere. Il risultato della combinazione tra questa rivelazione e la natura originale del suo ergo ha dato vita a uno degli assassini più sanguinari di quegli anni. La prima vittima fu proprio il suo creatore, prima torturato per estrarre delle informazioni importanti sugli alchimisti e poi brutalmente ucciso. Wasn't it a sight to behold, huh? I learned from an alchemist when I served him. Thanks to him and his surprisingly low pain threshold, I learned the location of their secret island. Il viaggio dell'assassino parte quindi in questo momento con l'obiettivo finale di sterminare tutti gli alchimisti, considerati da quest'ultimo come i veri responsabili della sua prigionia. In realtà Arlecchino non si dirige subito verso l'abbazia, ma procede a mietere per puro divertimento una serie di vittime nella parte più ricca della città. La scia di sangue raggiunge casualmente la casa dei Benigni e in quel momento Arlecchino si rende conto di una cosa. Si rende conto del fatto che lui non uccide per pura vendetta o per riscatto verso coloro che usavano i burattini a proprio piacimento, anche perché probabilmente erano inconsapevoli della macabra verità dietro l'energia blu. E li uccide perché non riesce a sopportare di vedere la felicità di coloro che li avevano schiavizzati, che appunto vivevano le loro vite ignari dell'orrore che avevano creato e di cui facevano uso tutti i giorni. Humanity sullied its own sanctum long before I found it, blasphemed against itself, against us, by playing God. Arlecchino, prima di dare il colpo di grazia ai genitori di Lorenzini, decide di non uccidere il figlio, non perché mosso da chissà quale moto di pietà nel vederli implorare per la vita del ragazzo, ma per dimostrare a se stesso e a loro che lui era veramente umano e poteva prendere delle decisioni da sé. Anche perché il burattino era molto interessato ad osservare come poi il ragazzo sarebbe cresciuto dopo un trauma del genere, rendendo ancora più discutibile e macabra la scelta di risparmiare Lorenzini. È importante sottolineare come gli alchimisti già in questo momento fossero ben consapevoli del motivo per cui il burattino era impazzito, per cui non ci deve sorprendere il fatto che tutte queste tragedie e soprattutto l'assassinio della famiglia Benigni furono velocemente insabbiate da un'azione congiunta di unione dell'officina e alchimisti, che conoscevano benissimo il peso di una notizia del genere e il tipo di effetti catastrofici che avrebbe avuto sull'interezza della città, in cui il burattino automatizzato stava diventando uno standard tecnologico. In realtà questa scelta non è solo meramente utilitaristica e legata al pericolo di non poter vendere più burattini, ma è legata anche all'evitare lo scatenarsi di panico incontrollabile tra i cittadini, che sarebbe stato inutile e difficile da gestire. Lorenzini quindi non viene creduto da nessuno quando testimonia sull'omicidio e il caso viene messo velocemente da parte e classificato come una semplice rapina finita in tragedia. È importante capire che probabilmente Arlecchino non fu subito catturato dai persecutori e anzi sembra essere rimasto in libertà per molto tempo prima di essere rinchiuso sull'isola.
In questi anni l'assassino ha continuato sporadicamente la sua serie di uccisioni e soprattutto ha osservato attentamente la crescita di Lorenzini, che inaspettatamente non si è fatto abbattere dall'evento e anzi l'ha spinto a diventare il genio industriale che vediamo nel presente, cosa che rende l'omicida molto fiero delle sue azioni e che lo porta a considerare Benigni il suo capolavoro artistico. Benigni is one of my greatest accomplishments. Perhaps even my masterpiece. In realtà sembra implicito nel dialogo che il motivo per cui Benigni ha superato velocemente il lutto e si è lanciato nel mondo delle invenzioni è legato al fatto che la vicenda è stata insabbiata e quindi che il ragazzo abbia dovuto non soltanto processare la morte dei genitori, ma anche l'ingiustizia legata all'evento. E poi risaputo che negli anni Lorenzini abbia sempre cercato di riaprire il caso e di scavare a fondo nella questione, dimostrando il fatto che la Benigni Works non avesse così tanto potere e influenza se addirittura il suo capo era ignaro di questi segreti ed era escluso dalle informazioni d'élite nelle mani di Unione e alchimisti, spiegando anche il motivo per cui egli non riesca a capire il perché della furia dei burattini, dato che anche a lui mancano delle informazioni fondamentali come il fatto che l'Ergo fosse un tempo umano e la vera natura del grande patto. Alla fine Arlecchino raggiunge l'isola degli alchimisti con l'obiettivo di sterminare tutti i presenti, cominciando un assalto che si conclude ovviamente con la sua cattura e imprigionamento in uno dei punti più nascosti dell'intero edificio. Interessante la scelta di punire fino alla fine questo burattino ribelle, non uccidendolo ma impalandolo ad una parete e lasciandolo così imprigionato per sempre. Successivamente Arlecchino, rubando un poco del potere di Sofia, diventa il re degli indovinelli e continua a terrorizzare con le sue domande fino al presente i cittadini di Krat. Why bother? Well, I was bored. Is there any more human motivation in all the world? Huh? Il risveglio dell'ego di Arlecchino non portò soltanto alla morte di tantissimi cittadini abbienti di Krat, ma convinse i gruppi a capo della città che bisognava fare qualcosa per aggirare questo problema e cercare di bloccare nuovi risvegli di ego. Per questo motivo gli alchimisti, l'Unione dell'Officina e la Benigni Works arrivarono alla conclusione che era necessario installare su tutti i burattini un programma di sicurezza che li impedisse di fare del male agli umani. Questa prima intuizione si è poi evoluta e ha dato vita a quello che nel presente viene chiamato il Grande Patto, un programma appunto composto da una serie di regole fondamentali che nessun burattino può rompere, tra le quali spiccano il non poter in nessun caso uccidere gli umani o dire bugie. Conoscendo tutti i fatti e partendo dal principio per cui, nella pratica, i burattini che risvegliano il proprio ego alla fine riescono comunque ad opporsi al Grande Patto, non è difficile vedere tra le righe il compimento di uno dei piani di grandezza di Geppetto, che aveva innestato nel programma la cosiddetta regola zero e che sappiamo garantire completo controllo su tutti i burattini della città. Nonostante il vecchio stesse già tramando nell'ombra da moltissimo tempo, questo non vuol dire che il Grande Patto fosse inutile e anzi proteggeva da eventuali malfunzionamenti, ma soprattutto rendeva molto meno probabile il risveglio di ego, raggiungendo di fatto il suo obiettivo principale. Questo perché il risveglio è un qualcosa di molto complesso che sembra legato principalmente all'allineamento tra mansioni e aspetto fisico del burattino con quelle dell'umano a cui il suo ergo apparteneva. E quindi sì, è possibile tramite un programma limitare le capacità decisionali di un automa e la probabilità che questo risvegli il proprio ego, ma non è possibile inibire completamente la coscienza contenuta intrinsecamente all'interno dell'ergo. It contains the memories and distilled lifespan of the victim. That's why puppets sometimes awaken their old selves or describe someone else's memories. È interessante inoltre posizionare temporalmente l'abbandono di Carlo, che credo possa essere inserito intorno agli anni in cui il Grande Patto è stato creato. Abbiamo delineato in modo preciso e coerente tutti gli eventi e le scelte che portano la piccola cittadina costiera di Krat a diventare una potenza economica che presto sarebbe stata riconosciuta in tutto il mondo. Ma prima di parlare degli eventi a ridosso del presente di gioco è arrivato il momento di chiarire un punto chiave della costruzione del mondo. The petrification disease
locks people inside a cage, inside their own bodies. Il morbo pietrificante è una malattia che nel presente di gioco vediamo aver consumato letteralmente l'intera città, gettandola nel caos già da prima dell'inizio della frenesia dei burattini. Ma qual è la vera natura della malattia e perché si è diffusa a Krat solo dopo la scoperta dell'ergo? Cerchiamo di rispondere a queste domande analizzando passo per passo il percorso temporale del morbo a partire dalle prime comparse fino alla distruzione completa della città. Il gioco ci dice che il morbo pietrificante era una malattia inizialmente diffusa tra i ranghi degli alchimisti, che erano impotenti nonostante la loro vasta conoscenza medica. La descrizione in realtà non dice che questi studiosi non conoscessero l'origine del morbo, ma solo che non riuscivano a trovarvi rimedio. E se siete stati attenti nelle sezioni precedenti, il motivo è chiaro. Gli alchimisti sapevano fin dall'inizio che il morbo pietrificante derivasse dall'esposizione prolungata alle spore di ergo ed è proprio per questo motivo che gli Stargazer vengono creati in prima battuta. È chiaro quindi che i primi ad essere colpiti da questa malattia dovevano per forza essere gli alchimisti che studiavano l'ergo e con cui probabilmente stavano tutto il giorno a contatto. Un'altra descrizione associata alla malattia e una serie di collegamenti ci permettono inoltre di capire in che modo i poveri della città vivessero durante i primi anni dello sviluppo, prima dell'arrivo del burattino per intenderci. Questo perché il morbo pietrificante si diffonde molto prima del presente e appesta solo una parte specifica della città prima poi della sua seconda esplosione. Sono infatti i bassi fondi i primi ad essere colpiti, dimostrandoci che nei primi anni di sviluppo furono impiegati massivamente operai per l'esplorazione delle miniere e l'estrazione dell'ergo e che ovviamente la manovalanza era sottoposta a dei ritmi di lavoro devastanti senza considerare la grandissima frequenza di incidenti come quello citato nella lettera a Valentinus e anche ora il sopraggiungere del morbo pietrificante che colpiva a causa dell'esposizione prolungata alle spore di ergo. Il fatto che la malattia si fosse diffusa solo nello strato più povero della società e in generale in modo abbastanza limitato ha portato l'interezza della città a sottovalutare il pericolo e a semplicemente cercare di contenerlo all'interno del distretto Malum. Anche perché la capacità di diffusione del morbo era abbastanza limitata data la quasi completa assenza di dispositivi con ergo nel quartiere povero e ancora poche unità vendute nella parte ricca. Il problema è stato quindi per anni messo da parte e anzi, data la stabilizzazione dei casi, sembrava che ormai il pericolo associato alla malattia fosse completamente superato. Poco tempo però passò prima dell'evento catastrofico che segnò l'inizio della decadenza della città. Abbiamo già parlato approfonditamente nel video su Romeo della Casa della Carità e degli eventi della timeline che la riguardano, ma riprendiamo per un attimo il discorso e cerchiamo di completarlo incastrandolo nella storia complessiva della città. In questo momento, infatti, dopo che il morbo sembra essere stato contenuto, le gerarchie degli alchimisti sono in tumulto e una figura molto importante comincia a farsi strada nel gruppo, raccogliendo seguaci e imponendosi sugli altri componenti. Sto parlando ovviamente di Simon Pistris Manus, che all'inizio della storia raccontata fino ad ora era un semplice membro degli alchimisti. Egli si è però pian piano creato una sorta di culto all'interno del gruppo, credo nascosto agli occhi di Valentinus. Un culto basato sugli studi e sulle scoperte effettuate nell'abbazia riguardo l'angelo di metallo e l'immortalità. Un culto che gli ha permesso appunto di raccogliere seguaci e di scalare le gerarchie dell'organizzazione. Tanto che in questo momento della storia egli è essenzialmente il braccio destro di Valentinus. Questa piccola digressione era necessaria per presentare una teoria riguardante la verità dietro l'incidente della tenuta delle rose e i motivi per cui probabilmente l'evento non sia stato affatto un incidente. Le manie di grandezza di Manus non sono un mistero, dato che egli è il cattivo principale del gioco, per cui non sarebbe stupido pensare che la tragedia che ha portato alla morte non soltanto di tutti i residenti della casa, ma soprattutto dell'intera famiglia Monad sia stata architettata fin dall'inizio da colui che mirava alla leadership degli alchimisti e che era probabilmente supportato ormai dall'interezza della casta. Bisogna considerare inoltre le altre figure misteriose che sappiamo star tirando le fila degli eventi a Krat.
Anche se non parlerò in questo video di questi alchimisti leggendari, credo che il successo di qualsiasi fosse l'esperimento condotto all'interno della Casa della Carità e che poi ha portato alla sua distruzione, sia derivato da un'istigazione di questo gruppo che è stata poi presa al volo da Manus. Ad esempio, potrebbe essere stato Giangio a contribuire attivamente suggerendo la scelta all'allora vicecapo degli alchimisti, ma questa è ovviamente una teoria senza un vero fondamento. Inoltre è probabilmente in questo momento che Sofia è stata rapita da Manus e imprigionata nella torre. È importante capire che qualsiasi cosa possa essere successa all'interno dell'edificio è sicuramente legata all'uso improprio del potere dell'ergo e in qualche modo connessa al morbo pietrificante. Dalle poche descrizioni associate, infatti, possiamo dedurre che l'inizio dell'epidemia si sia verificato proprio in concomitanza con l'incidente della tenuta delle rose e sembra che questa diffusione sia avvenuta in virtù di una mutazione subita dalla malattia che cominciò a diffondersi a macchia d'olio prima nei quartieri poveri e poi successivamente anche nelle zone più ricche. Io credo che qualsiasi esperimento sia stato fatto dagli alchimisti abbia portato la malattia a passare dall'essere semplicemente legata all'esposizione all'ergo a qualcosa di più virale o quantomeno infettivo, considerati gli elementi che hanno caratterizzato la sua diffusione. In questo momento, quindi, dopo un periodo in cui la malattia è stata sottovalutata sia dai cittadini che dai governanti, il panico comincia a farsi strada nella città, portando le antiche famiglie e gli alchimisti ad intervenire per contenere la popolazione che cercava giustamente di mettersi in salvo e in alcuni casi di fuggire via. La baraonda che si è scatenata con la diffusione della malattia ha portato alla chiusura delle indagini sulla tragedia della Casa della Carità e non fatico a pensare che Simon Manus in questo caso abbia fatto pressione affinché il caso fosse ignorato e la logistica cittadina si concentrasse invece su un modo per contenere il morbo. È interessante osservare che le motivazioni per cui la malattia ha attecchito così tanto non sono soltanto legate alla presunta mutazione o alla malsanità all'interno del quartiere Malum, ma soprattutto al fatto che negli anni, con l'arrivo della nuova tecnologia, la città ha adottato una politica di chiusura nel timore che dall'esterno potessero rubare i segreti delle nuove invenzioni. E così, durante l'esplosione del contagio, il fatto che fosse molto difficile entrare e uscire dalla città ha trasformato Krat in una prigione a cielo aperto, in cui i cittadini erano in balia di un morbo inarrestabile. And he spread the petrification disease, taking countless lives. Why would he do that? I don't know. But he brings a dark world upon us. Dopo questo primo periodo di panico, la situazione sembra essersi poi stabilizzata e nonostante il morbo fosse ancora preoccupante, la città si era attrezzata per limitarne la diffusione tramite la creazione di no limit areas e altre precauzioni. È proprio in questo contesto che una serie di eventi, pubblici e non, si susseguono nel periodo immediatamente precedente allo scoppio della frenesia dei burattini. Ma prima di lanciarci ad analizzare questa finestra temporale e quindi concludere la timeline, sveliamo definitivamente la macabra natura del morbo pietrificante, concentrandoci sui sintomi che la malattia presenta. The petrification disease freezes time and memory within the afflicted body. Ergo is the purified essence of that life, trapped by the petrification disease. Partiamo dalle informazioni date dalla nostra ascoltatrice di Ergo per capire la natura di questa malattia. Il morbo agisce contemporaneamente sulla mente e sul corpo, bloccando per entrambi lo scorrere del tempo e portando appunto alla pietrificazione dei due. Ovviamente sappiamo che vi è uno stretto legame tra il potere dell'ergo e lo scorrere del tempo e il risultato dell'azione della malattia sul corpo della vittima porta ad una precisa e interessante mutazione. La mente e i ricordi, infatti, vengono condensati e si staccano man mano dal corpo fino a diventare un agglomerato di ergo completamente indipendente dall'involucro che li conteneva. Questo può essere visto come uno dei modi con cui l'ergo si forma e anzi ci dà qualche indizio su cosa possa essere successo nei tempi antichi durante il primo incontro con l'angelo.
Ma assodate queste informazioni che ci vengono presentate in una forma differente anche da Manus, cosa accade invece al corpo? Perché è vero che questo si solidifica fino a morire, ma possiamo cercare di scavare un po' più a fondo nella faccenda. A partire dall'ordine di Crowd scopriamo che vi è un altro minerale simile all'ergo ma con proprietà diametralmente opposte. Questo sembra infatti assorbire le spore d'ergo mentre si espande all'interno delle rovine di Trismegisto e di altri siti minerari. Non soltanto, la descrizione ci dice che il Crowd ha cominciato a espandersi in modo incontrollabile solo dopo l'esplosione dell'epidemia, creando un collegamento logico con la stessa e aprendo ad un'interpretazione molto interessante. Il Crowd sarebbe la risposta dei materiali inanimati e del corpo alle spore d'ergo, come se appunto l'assorbimento di queste spore possa far sviluppare anche negli oggetti inanimati la malattia. Per questo motivo credo che se da una parte la coscienza dei malati si concentra nelle pietre d'ergo, dall'altra il corpo risponde a questo stimolo trasformandosi in Crowd, che è appunto la risposta della materia e di tutto quello che non è coscienza all'esposizione all'ergo e quindi al morbo, permettendoci di mettere un punto fermo agli effetti della malattia e a quello che è il punto di arrivo di chi muore di morbo pietrificante. Questa teoria inoltre si incastra con il concetto di purificazione che Manus ci presenta quando parla del morbo pietrificante, dato che appunto la coscienza si libera tramite esso delle sue spoglie mortali e si presta a diventare qualcosa di più. Approfondiremo meglio questo aspetto nel prossimo video, in cui parleremo tra le altre cose delle intenzioni di Manus e degli esperimenti messi in atto dallo stesso sul morbo pietrificante, unendo tutti i punti definiti dall'inizio della timeline e analizzando a fondo quello che succede a chi si trasforma in carcassa. Siamo arrivati alla conclusione di questo video dopo aver posizionato un grande e pesante tassello nella timeline della città di Krat e aver presentato la mia teoria preferita riguardo gli effetti del morbo pietrificante e la vera natura del misterioso materiale chiamato Crowd. Nella sezione finale di questo macro lavoro andremo a posizionare i puntini sulle i a tutti gli eventi a ridosso del presente nella timeline, eventi che posso dire con assoluta certezza essere i più semplici da identificare e spiegare, con alcune dovute eccezioni. Mi preme ricordarvi però che la ciccia non è ancora finita e ci manca da svelare un mistero fondamentale all'interno della costruzione del mondo, legato ovviamente alle creature che infestano le strade del quartiere Malum e della Krat della seconda metà del gioco. It's the door to a new world.